Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Angelo e questo è Wing Chun Consi. Se siete qui i motivi sono due: o siete arrivati qui per caso oppure avete già visto la prima parte del tutorial sul pupazzo di legno. Se siete arrivati qui per caso vi consiglio di passare al primo video. Se invece siete qui dopo aver visto la prima parte del tutorial, beh, allora forse il mio lavoro è servito a qualcosa. Non perdiamoci dunque in ulteriori chiacchiere e passiamo subito alla seconda parte del nostro tutorial. Andiamo a vedere la quinta sezione, prima velocemente e poi nel dettaglio. Dall'altra parte. Andiamo a vederla nel dettaglio. Negli anni passati e con la mia esperienza ho visto molte scuole fare questa sezione in questo modo. 1, 2, 3, 4 o altre varianti. Ma una costante l'ho trovata spesso e volentieri, ovvero quella che facciamo un gun con un wusao, facciamo un tan con un wusao, facciamo un bong con un wusao. Fare gunsao con un wusao, se non siamo intenti a scappare, non ha molto senso. Quindi io cosa preferisco fare? Preferisco fare un gesto che mi possa portare a un attacco. Quindi faccio gun con la sinistra e un tan in attacco che può tranquillamente diventare qualcosa di questo genere poi, o di questo genere poi, che tenere un wusao. Quindi pressione in avanti, vado col gun, vado con un tan molto in attacco. Poi cosa succede? Da qui normalmente avrei tansao. Beh, allora cerco di girare, proporlo con un attacco, come se stessi facendo tanda per esempio, ma senza mai perdere la pressione. Quindi 1, 2, il mio corpo gira per cercare più spazio possibile per poter mantenere al meglio il mio quadrato, anche se non è sempre evidente. Per questo bisogna girare bene per mantenere il quadrato, col bacino intendo. Attacchiamo in avanti, come vedete non sono in una posizione statica, sono sempre con la pressione in avanti. Da qui tansao attacco, se giro bene la mia posizione è praticamente corretta, puntando spalla e centro dell'avversario. Da qui sì, faccio bong e metto un wusao, perché è piuttosto logico nella fase di bonsao avere la mano qui, per poi farla trasformare in qualcos'altro. Quindi siamo qui, da qui giro, come giro? Giro sempre mantenendo i miei canoni di misurazione, ovvero devo girare abbastanza da avere il mio quadrato qui e il mio tetto della casa qui. Allo stesso tempo che giro è come se volessi tirare di colpo, quindi tiro con 2 braccia, anche se potrei tranquillamente attaccare, l'ho visto fare e l'ho fatto anch'io per molto tempo. Quindi 1, 2, nello stesso tempo che tiriamo, la gamba, diciamo avanzata verso il ginocchio del manichino, si alza e spazza. Boom, boom. Questa spazzata deve essere, e tirare, spazzare deve essere fatto nello stesso identico tempo, simultaneamente. Un movimento dall'alto verso il basso diagonale, come sempre, e l'altro dal basso verso l'alto. In questo modo possiamo sprigionare una certa potenza in poco spazio. Quindi siamo qua, boom. Da qui vado direttamente dall'altra parte, gunsao tansao, mi raddrizzo
Tansao attacco, Bonsao sempre in avanti, giro, boom, e mi propongo dall'altra parte. Dicevo, mi ripeto per questa sezione qua. Qui io sto tirando qualcosa e sono in equilibrio precario perché per un istante sono su una gamba sola. È per questo che ho scelto di utilizzare 2 braccia per tirare l'eventuale braccio dell'avversario e non una attaccando, perché l'attacco principale è una spazzata a tirare via, quindi trovo piuttosto inutile spazzare, tirare e attaccare allo stesso tempo. Non è una cosa, vedrete, che non viene comodo, nel senso o tiri l'avversario per farlo cadere o attacchi. Fare le 2 cose insieme ti servirebbe proprio un avversario manichino, in questo caso, che stia lì a lasciarsi fare le cose. Siamo arrivati a metà. Mi ripeto, non importa se le vostre forme differiscono un pochino dalle mie, l'ho già detto nel video della Shaolin Tao. Quello che è importante è studiare insieme i principi, così poi potrete utilizzarli nella vostra forma, anche se la vostra forma è differente dalla mia. Il concetto di pressione, il concetto di avere in testa sempre l'idea di un avversario vivente, attivo e non passivo davanti a voi, l'idea di sprigionare ogni volta la forza nel meglio delle nostre capacità, il mantenimento della struttura, il mantenimento dell'equilibrio, l'attacco dell'equilibrio avversario. Questi sono tutti i principi che possono essere messi in qualsiasi tipo di forma del Wing Chun e non solo, possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di arte marziale o sport da combattimento. Questo io trovo che sia la cosa più importante da spiegare. Sesta sezione. Facciamo dei Faksao. Vedremo poi anche nel video della terza forma. A me piace l'idea di poter fare dei Fak classici al centro, ma anche quindi Fak di questo tipo qua, boom boom boom, ma anche l'idea di poter scappare con i miei Faksao. 1, 2, 3. Quindi cosa faccio? Nella prima parte di sezione li faccio dritti. Nella seconda parte di sezione li faccio, diciamo, a schivare. Prima vediamola in velocità e poi nel dettaglio. Dall'altra parte, 3, Bonsao, attacco sotto, Bonsao, attacco sotto, tiro, chiudo. Quindi, come abbiamo visto, nella prima parte, Faksao dritti, 1, 2, 3, lancio il Bonsao, mi sposto bene, sempre a essere a misura, mai troppo stretto, qua non ci siamo, quindi il manichino ci dà lo standard del movimento, ok? Da qui passo, tiro, attacco alto, Faksao a tirare, attacco alto, doppio blocco, Bonsao, dall'altro lato, tiro, attacco alto, tiro, tiro qua e attacco alto e concludo. Quando lo faccio dall'altro lato, 1, 2, 3, mi sposto un pochino, lancio il mio Bonsao. Tanto per cambiare, per non essere sempre abituati a attaccare il viso dell'avversario, attacco basso. Quindi sono qui, ho appena finito di attaccare e di tirare, scendo attaccando basso e tiro qua. Doppio blocco, passo dall'altra parte. Lascio un po' di spazio per farvi vedere, anche se bisognerebbe essere molto più in pressione. Quindi 1, 2, doppio controllo, Hunsao, blocco, tiro, attacco, doppio Chan, doppio Tok. Fine della sesta sezione. Settima sezione. All'inizio del mio studio sul manichino di legno avevo trovato in questa sezione un errore grossolano di struttura.
e per questo l'avevo cambiata. Poi riflettendoci meglio ho detto sì, un errore può avvenire, anche se non sono sicuro che il rimedio che questa sezione dà a questo errore sia sempre la migliore, però è un buon esercizio fisico, diciamo così. Adesso vedrete dove voglio arrivare. L'ottava sarà identica alla settima, ma senza questo errore avvenuto. Andiamo a vederla dunque questa settima sezione, prima in velocità e poi nel dettaglio. Anche se con qualche piccola esitazione nella fase finale del secondo passaggio, non ci preoccupiamo troppo di questo, non può essere sempre perfettissima. Comunque, andiamo a vederla. Questo è un movimento assorbire, boom. Quindi è un movimento a spirale, un po' effetto tornado. Quindi c'è una parte di me che sta attaccando, ma c'è un'altra parte di me con l'inguine che sta scaricando, ok? Questo per avere più forze simultaneamente e poter provare a gestire una certa forza. Potrebbe essere una spallata di un compagno, potrebbe essere un calcio frontale. Ricordiamoci, facciamo un passo indietro. Io vi avevo detto non mettete mai due braccia su un calcio, però ho anche precisato un calcio circolare oppure un low kick in zona piuttosto medio-alta. Su un calcio frontale, se lo vediamo arrivare, certo, possiamo accompagnarlo in qualche modo per poi continuare ad attaccare. Ci sono soluzioni migliori, ma l'ipotesi non è da scartare. 3 movimenti di questo tipo. 1, 2, 3. Da qui resto attaccato il più possibile, il mio corpo inizia a camminare sul lato e avanzo subito. Ricordatevi, ginocchio contro ginocchio, attacco, faccio il blocco e qui il mio bonsau fa questo. Allora, questo movimento qua, lo troviamo anche in altre scuole di Kung Fu. Che cosa succede qui? Abbiamo fatto un bonsau, ma questo bonsau non è andato a buon fine. Quindi qualcuno ha passato la nostra zona di sicurezza e sta spingendo su di noi. È per questo che mentre facciamo questo movimento andiamo completamente indietro, come se qualcuno ci abbia staccato dalla posizione ideale. Siamo qua, boom. Come appoggiamo il nostro piede, questo è il segnale per girare e attaccare, cercando sempre di restare con il massimo della nostra intenzione in avanti. Quindi andiamo a liberarci di questo braccio nello stesso tempo che la nostra anca gira e attacca. In questo modo. Da qui andiamo a bloccare, facciamo lo stesso errore dall'altro lato, ci giriamo e attacchiamo. E chiudiamo la nostra sezione dalla prima parte come d'abitudine. Andiamo a ripeterla dall'altra parte, quindi la prima volta abbiamo iniziato con la sinistra in alto, la seconda volta inizieremo con la destra in alto, quindi 1, 2, 3, restiamo incollati, passiamo, attacchiamo, blocchiamo, ci sbagliamo, giriamo, attacchiamo, blocchiamo e siamo già praticamente al centro, ci sbagliamo, riattacchiamo, blocchiamo e concludiamo la nostra sezione. Ottava sezione, identica alla settima, salvo
che in questo caso non c'è errore. Quindi, senza farlo 3 volte, lo facciamo solo una volta per ogni lato. 1, passiamo, boom, blocchiamo, il bonzo va a buon fine e quindi adesso dal punto di vista strutturale questa è la cosa più corretta da fare. Tiro dallo stesso lato dove la mia gamba calcia, quindi abbiamo questa forza, queste forze contrapposte che ci aiutano a restare in piedi, e nello stesso tempo la nostra anca opposta attacca anche lei per dare forza al calcio. Quindi siamo qui, è identica alla settima praticamente, ma senza questo errore strutturale di tirare da un lato e calciare dal lato vuoto, che normalmente non ci permette di scaricare la forza, ok? Ma in questo caso non avevamo un'altra soluzione. Ci arrangiamo con la forza circolare per avere un po' più di forza sul nostro calcio, nella settima. Nell'ottava questo non accade. Andiamo a vederla in velocità e poi nel dettaglio. Ok, come avete visto ci assomiglia molto alla settima sezione. Facciamo solo una volta questo movimento di attacco e difesa simultanea. Boom. Passiamo sul lato, movimento identico, ginocchio su ginocchio, attacco, pazzo. Qua lascio molto spazio tra me e il manichino per problemi di inquadratura, sappiate altrimenti che il movimento sarebbe molto più avanzato. Qui blocco, continuo a spostarmi mentre faccio bonsai, boom. Quindi corpo e braccia cercano sempre nel limite del possibile di muoversi insieme, e da qui ho la struttura perfetta per poter tirare e calciare con la mia gamba libera. Questo mi dà struttura, questo sì, boom, e attaccare. Chiudo e ripeto dall'altra parte. 1, 2, 3, bonzo, giro, attacco e concludo. Fine dell'ottava sezione. Nona sezione. Andiamo a vederla e poi la analizziamo. Molto rapida, un po' come la seconda. Qui cosa abbiamo? Abbiamo un movimento per 2 volte identico a quello della quarta sezione, quindi 1, 2. Qui stiamo prevedendo un attacco di ginocchio dal quale scappiamo. Quindi nello stesso tempo che facciamo gun, facciamo un piccolo passo diagonale a 45 gradi indietro. Boom. Abbiamo ripreso la distanza di calcio. Da qua, come abbiamo bloccato, subito attacchiamo. Quindi, boom, boom, boom. E chiudiamo la sezione. Dall'altra parte, identica cosa. 1, 2, 3, gunso, attacco, blocco, ritorno. Fine della nona sezione. Se io non faccio tecniche, ma tengo solo i gomiti e faccio gli stessi movimenti, potete notare come, molto meglio, come il corpo faccia il grosso del lavoro. Agli avambracci non resta granché da fare. Ve lo rifaccio vedere. Ok? Quindi quando aggiungiamo l'avambraccio succede questo. Boom, 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 boom. Questo tanso, come se volesse bloccare, non un gancio, ma vabbè, l'idea è quella, prepararsi a qualcosa di brutto. Quindi deve essere ben posizionato, non troppo piegato, se no ve lo prendete in faccia. Bello aperto e dita più possibile chiuse, soprattutto il pollice.
e attacchiamo in avanti, come se vogliamo richiudere la distanza. Boom. E infatti è quello che facciamo. Siamo qua e chiudiamo la sezione. 10ª sezione. Finalmente siamo alla fine. Questa è l'ultima sezione, almeno per quanto riguarda la forma che insegniamo e studiamo in Wing Chun Council. La sezione dedicata a Hun Sao. Quindi andiamo a vederla prima veloce e poi analizziamola insieme. Può sembrare un po' complicata, ma vedrete che alla fine non lo è poi troppo. Abbiamo 3 Hun Sao. Iniziamo col blocco dalla parte del nostro braccio sinistro e il primo Hun Sao a tirare diagonale basso, sempre utilizzando l'inguine che cade verso il basso, quindi non fate movimenti di questo tipo qua perché sono meno efficaci rispetto a questo tipo di movimento. Nella box normalmente si fa questo o si fa questo, quindi ci chiudiamo sempre verso l'avversario, schivando da una parte, schivando dall'altra, sempre diagonale in avanti. L'idea di questo Hun Sao è un po' la stessa cosa. Blocchiamo per far passare il primo movimento e il secondo movimento, quindi su un 1-2, lo so, non è evidente e sinceramente mi è capitato molto raramente di utilizzarlo 2 volte di fila, ma una volta senza alcun dubbio sì. L'ultima, la 10ª sezione, dà molta enfasi a questo tipo di lavoro e noi possiamo utilizzarla per approfittarne, per studiare al massimo questo tipo di movimento del corpo. Quindi abbiamo un blocco 1, 2 e 3. Quindi 1, 2, 3. Sono sempre molto incollato, più possibile incollato al mio manichino. La mia struttura di base sarebbe questa. Io sono sempre là, ok? Quindi 1, 2, 3. Mi sposto, mentre mi sposto cerco di non perdere troppo il contatto con le braccia, perché a questo punto vado a fare un doppio toxo e un attacco. Boom. Mi proteggo con l'altra mano e faccio questo. Quindi come se volessi proteggermi e attaccare, strisciare su una gamba di un avversario. Il punto preciso è indefinito. Pensare in una situazione reale di poter attaccare un punto preciso di un avversario in movimento è fantasia. Pensare di attaccare un punto preciso di un avversario non collaborativo in una situazione molto adrenalinica, se non è quasi impossibile, è comunque molto difficile da fare. Quindi non pensiamo troppo, a volte facendo la forma non riusciamo neanche a toccarlo il ginocchio. Fa niente, non è un errore, il movimento potrebbe accadere comunque. Quindi limitiamoci a fare il movimento corporale più corretto possibile, ok? 1, 2, 3, mi sposto, doppio tocco attacco e attacco basso, boom. Vado da questo lato, ricomincio, 1, 2, 3, passo dal lato opposto, doppio tocco, attacco e boom, mi piazzo, recupero il centro, doppio Hun, attacco, boom, boom, boom. Dalla parte opposta, quindi abbiamo iniziato prima facendo Hun con la destra e bloccando con la sinistra, adesso faremo Hun con la sinistra e bloccheremo con la destra, quindi 1, 2, 3, ci spostiamo da questo lato sinistro in questo caso, doppio toccavec con attacco e chiusura, boom, e ricominciamo, 1, 2, 3, doppio tocco, attacco, boom, da qui blocco, doppio Hun, avanzo con l'attacco e cambio di gamba, prima ho attaccato con la sinistra, adesso attacco con la destra, tanto per fare
lavorare le due parti del corpo. 1, 2, come per la quarta sezione riprendo la posizione delle gambe mentre attacco, doppio tane, attacco, tiro, tiro, fine della forma del manichino di legno. Ed eccoci finalmente giunti alla fine di questo lungo percorso d'apprendimento del pupazzo di legno. E spero davvero che voi iniziate ad amare questo strumento come io lo amo. Terminata tutta la forma del manichino di legno, non lasciate il colpo, state sul pezzo, perché soprattutto nel primo periodo la forma è nella prima parte, diciamo, del nostro processo di apprendimento. Può svanire molto velocemente e vi ritrovereste quasi a ricominciare il lavoro tutto da capo. Quindi tenete duro finché la forma non diventerà una parte di voi. Questo è tutto, almeno per oggi. Grazie a tutti di avermi seguito fino alla fine. Ricordatevi di supportare il mio canale iscrivendosi alla pagina Facebook, iscrivendosi al canale ovviamente, cliccando sulla campanellina per restare sempre aggiornati e pollice in alto. Ciao a tutti ragazzi e buon allenamento!